Bentornati a tutti sul canale di Mauren's Monkey. Era da tanto che non lanciavo questa scimmietta, davvero da tanto, forse solo i primissimi se lo ricordano, comunque ora la metto a posto. Bentornati in questa nuova ambientazione. Sono passati 12 mesi, è un anno preciso dal mio ultimo video, ma perché ho smesso di fare video? Uno, tanti impegni. Due, quando non hai cose da dire è meglio tacere. Facile, no? E quindi ho deciso di ritornare. Devo ringraziare questo ritorno, questa baracca nuova, a Davide Cecchini, che in uno degli ultimi suoi video mi ha citato il mio canale come un canale sparito. E effettivamente aveva ragione, erano 12 mesi che non pubblicavo, ma grazie anche a tutto il sostegno, tante persone che mi hanno chiesto di rifare i video, di ritornare, eccomi qui. Per ora basta chiacchiere sul fatto che sia tornato. Parliamo dell'argomento del video, che è cosa è successo in questi 12 mesi dall'ultimo video ad oggi. Ovviamente io in questo periodo che non ho fatto video non è che sono sparito. Sono presente su varie piattaforme, come può essere Instagram, dove c'è la mia base di clienti, perché ho un negozio di orologi vintage, e ho anche da poco, diciamo, a fasi alterne, anche lì intrapreso una sorta di condivisione di orologeria vintage su TikTok. Vi lascio i link in descrizione. E tutto quello che è accaduto in questi 12 mesi nel mondo dell'orologeria e nel mercato degli orologi vintage è cambiato tanto. Se si mantiene costante l'interesse per marchi blasonati come Rolex, Omega, Patek, Audemars, Vacheron, tanti altri marchi sia di alta gamma che di media gamma stanno tornando alla ribalta. Cartier su tutti, anche se Cartier ha sempre venduto il nuovo, però l'usato stava un po' indietro, ora invece è nettamente esploso il mercato dei Cartier. Ma anche il mercato dei Piaget sono sempre più richiesti, soprattutto tutti quegli orologi degli anni 70 ultrapiatti, anche in oro, anche se proprio nelle ultime settimane il valore dell'oro è salito talmente tanto che ho visto purtroppo alcuni commercianti, soprattutto esteri, che hanno smontato anche Vacheron per fonderli, perché l'oro al momento credo sia 114 euro al grammo il 24, quindi capite che per molti è un utile già il solo fondere l'orologio. Per me è una follia, io li conservo e poi se ne parla. Ma d'altro canto tanti marchi di orologi un tempo considerati minori stanno tornando alla ribalta, anche grazie all'apporto delle aziende che hanno ripreso in mano questi brand e stanno riproponendo sul mercato orologi di tutto rispetto, ovviamente per i canoni attuali, per i canoni del vintage e robaccio. Scusatemi i termini, però è così. Quindi il collezionismo degli orologi vintage si sta molto focalizzando su dei marchi che fino a qualche anno fa erano proprio di nicchia, ma ora stanno rientrando. Uno su tutti, sicuramente lo conoscete in tanti, Henicar. Henicar è sempre stato un buon marchio, però gli appassionati erano pochi e di nicchia, ora sono tanti. Gli EMA vintage, proprio dovuto al fatto che gli EMA moderni sono in produzione costante, i vintage sono saliti tanto. Wheeler, ossia Wheeler-Vetta, stanno salendo tantissimo i vintage, perché le nuove produzioni di Wheeler-Vetta sono bellissime, anzi faccio i complimenti alla nuova direzione di Wheeler-Vetta che sta facendo un lavoro magistrale, davvero magistrale. Quindi tanti orologi di marchi che fino a qualche tempo fa erano di nicchia stanno diventando di dominio pubblico. Ad esempio al polso ho un Berios, Cassa Squale, un Profundus, un pezzo davvero molto particolare che potete vedere ora in sovraimpressione, come dicono quelli bravi. Questo passaggio al collezionismo di marchi che un tempo erano sottovalutati ma erano apprezzati solo da una nicchia è dovuto al fatto anche che i prezzi si sono calmierati. Quindi se fino al 2022-2023 i prezzi erano qui e non tutti erano disposti a sborsare queste cifre per determinati orologi nicchia, ora che i prezzi sono qui, a volte parliamo anche di
poco meno della metà rispetto ai prezzi di qualche anno fa, ha fatto sì che molte persone si approcciassero al mondo dell'orologeria vintage anche in orologi con marchi non conosciutissimi, non famosissimi, però ovviamente si punta sempre e solo alla qualità. Un problema che però porta con sé il collezionismo di orologi di nicchia, che prima erano di nicchia solo per appassionati, che vengono richiesti sul mercato, è il problema dei Franken, ossia degli orologi assemblati con varie parti che a volte assomigliano tantissimo agli orologi originali, tranne alcune caratteristiche. Alcune volte viene presa la cassa di un orologio corretta, il quadrante corretto, le sfere di un altro che somigliano tantissimo, cioè praticamente fanno una fusione di pezzi, soprattutto pezzi rari, li trovate a un prezzo molto competitivo, poco più basso di uno corretto, e molti ci stanno cascando. Prossimamente farò anche un video dedicato proprio a questi Franken che stanno uscendo fuori, sono davvero pericolosissimi. Anche io sono incappato in uno di questi per distrazione, perché sono un essere umano, anche io mi distraggo, e per distrazione ho preso un orologio che non aveva tutte le parti corrette. Cosa ho fatto? L'ho messo da parte e poi vediamo. L'idea sarebbe quella di reperire tutti i pezzi e rimontarlo corretto, però diciamo che la mia etica me lo vieta. Mettiamola così, non lo so, mi sa che mi tengo il Franken e me lo metto con un chiodo al muro per ricordarmi di non sbagliare. Che dobbiamo fare? Quindi, ora che siamo tornati con questo canale così attivo, acceso, cosa facciamo? Facciamo 4 cose, belle, dettagliate, facili. Primo, didattica, guide, tutorial. Come riconoscere gli orologi, come riconoscere i Franken, come vedere se un quadrante è una ristampa. Tante piccole guide con trucchi che vi aiuteranno sicuramente nel identificare quando si è davanti a un orologio tutto giusto e quando uno è... 2. Storie di orologi, storie di marchi, storie legate alla rarità di un orologio, di un particolare marchio. Storia dell'orologeria vintage, perché abbiamo bisogno tutti di ricordare quello che è stato per apprezzare quello che non c'è oggi. 3. Mercato, acquisto, vendita, valori, soprattutto per quanto riguarda il mercato degli orologi vintage. Cercherò di fare delle macro categorie in modo tale che possiamo gestire e farvi capire più o meno come sta andando il mercato. Se ad esempio fino a qualche anno fa il Longines solo tempo, il 30L, il 285, il 13Z andavano a cifre bassine, oggi trovarli perfetti iniziamo ad andare su cifre altine. Anche marchi come Tissot anni 40, 50 stanno avendo il loro sviluppo collezionistico davvero molto interessante, perché come vi dicevo prima, rientrando in queste nicchie collezionistiche stanno aumentando gli acquirenti, quindi i pezzi buoni sono sempre di meno sul mercato e quindi tendono a salire i prezzi. 4. Saranno pochi video di questa serie, però ci saranno dei restauri, orologi che io prendo in una condizione medio buona, perché di solito prendo sempre orologi in una condizione medio buona e li porto a una condizione ottimale con restauri, laboratori. Su questo mi farò aiutare, perché non lo faccio con le mie mani, da vari laboratori specializzati, quello che fa la cassa al lapitello, quello che fa la revisione, poi montiamo il tutto e dovrebbero poi uscire orologi belli. Cercherò di portarvi qualche storia di restauro dall'acquisto alla vendita, quindi sono video che prenderanno molto tempo lo sviluppo, però voglio portarvi anche questo. Quando saranno pubblicati i video? Tendenzialmente saranno il venerdì alle ore 18, saranno tutte le settimane, questo dipende da voi, perché se quando pubblico il video il venerdì raggiungo 1000 mi piace, venerdì dopo compare un altro video, semplice. Perché questo? Perché voi siete la forza di un canale YouTube, voi siete il pubblico. Se apprezzate questi contenuti dovete dimostrarlo con like, commenti, e in modo tale che io poi ho sempre voglia di creare nuovi contenuti. Una volta al mese ci sarà anche una live,
C'è ancora da decidere bene orari, tempi, luoghi, cioè il luogo è questo, orari e tempi. Ci sarà una live con domande e risposte, quindi dedicherò un'ora e mezza, 2 ore alle vostre domande e cercherò di rispondere. Ovviamente il tema sono gli orologi vintage, non venite a chiedermi orologi moderni perché non li conosco neanche, se non è vero, li conosco, però non mi piace parlarne. Quindi, salutiamoci. Se ami gli orologi vintage, questo è il canale giusto per te. Quindi se non sei iscritto, iscriviti. E noi ci vediamo venerdì prossimo se questo video raggiunge 1000 like. Ciao ragazzi!